Ci sono volte che riesco a malapena a fare qualcosa in casa. Ciao ragazzi, io sono Wendy e voglio che mi accompagnate per un po' mentre faccio alcuni lavori domestici. A volte è difficile trovare la motivazione, soprattutto quando sono stanca o ho tante cose da fare. Avevo lasciato a mollo in acqua con aceto i vasi dove tengo le piante. Quando l'acqua si abbassa e lascia quei brutti cerchi di calcare, mi piace lavarli così. È una soluzione semplice e veloce, perché l'aceto aiuta a sciogliere il calcare senza dover usare prodotti aggressivi o passare troppo tempo a strofinare. Basta mettere i vasi nell'acqua con aceto, lasciarli un po' e poi pulirli facilmente. Così i vasi tornano belli e puliti senza fatica. È un modo naturale, economico e efficace per mantenere i vasi in buone condizioni. Rifaccio il letto. A volte, quando la motivazione manca, anche le cose più semplici come sistemare le coperte sembrano più difficili. Tuttavia, ho capito che farlo anche senza tanta voglia può aiutarmi a sentirmi meglio e a iniziare bene la giornata. È un piccolo gesto che dà senso di ordine e soddisfazione. Tutti attraversiamo momenti di poca motivazione, ma anche completare le attività più semplici può darmi la forza di affrontare le sfide successive. Una delle cose che ho imparato con il tempo è che quando ci manca la motivazione o ci sentiamo giù, anche le azioni più banali diventano più complicate. In quei momenti la stanchezza e la tristezza ci fanno perdere energia e voglia di fare. È normale sentirsi così, ma è importante ricordare che anche le piccole azioni, come sistemare le piante, possono migliorare il nostro stato d'animo. Fare delle cose semplici ci dà una sensazione di normalità e di controllo e può essere il primo passo per superare quei momenti difficili. Faccio partire lo robot per una pulizia dei pavimenti. Mentre lui lavora, io mi posso dedicare ad altre attività. Mi piace stirare e a volte sento che mi calma e mi aiuta a rilassarmi.
soprattutto quando sono giù di morale. È come se, mentre stiro, la mente si svuoti e riesca a pensare con più chiarezza. In certi momenti tutto sembra più pesante del solito. La depressione o la mancanza di motivazione sono sentimenti che possono arrivare senza preavviso e restare per un po'. In quei periodi mi sembra di essere bloccata, come se ogni cosa fosse troppo difficile da affrontare. Ma con il tempo ho capito che anche i giorni più bui fanno parte del percorso e che non sono sola in questa sensazione. Ogni piccolo passo, anche il più semplice, può diventare una vittoria. Non serve fare cose grandi subito, basta cominciare con qualcosa di semplice, come alzarsi dal letto, fare una passeggiata o parlare con qualcuno. Questi gesti, anche se sembrano poco importanti, aiutano a riaccendere un po' di luce. È fondamentale essere gentili con se stessi e ricordare che non bisogna essere perfetti. A volte la motivazione sembra svanire, come se fosse un sogno lontano. Ma anche quando sembra che tutto sia perso, c'è sempre una piccola scintilla dentro di noi che aspetta di essere risvegliata. Basta ascoltarla, anche nel silenzio, e lasciare che cresca lentamente. La strada può essere lunga, ma ogni passo avanti, anche piccolo, è un progresso. Ci sono dei giorni che mi sveglio con l'energia di un leone, pronta a fare tutto con entusiasmo, come oggi, mentre preparo la colazione. Cerco di pensare a quanto sia importante iniziare bene la giornata e ricordo le cose positive che mi aspettano. Così mi sforzo di trovare anche un piccolo motivo per andare avanti, come pensare a come sarà bello affrontare la giornata, a qualche obiettivo personale o a quanto mi sentirò soddisfatta dopo aver fatto qualcosa di utile. Basta un pensiero positivo, un sorriso o sfogarmi con qualcuno per farmi tornare la voglia di iniziare con energia. Oggi ho lavato anche la doccia. Mentre lo facevo, mi sono resa conto di come spesso ci mettiamo degli ostacoli senza volerlo. A volte ci troviamo a pensare che certe cose siano difficili o che non possiamo farle, e così ci blocchiamo da soli. In realtà, molte volte basta un piccolo sforzo o cambiare atteggiamento. È importante ricordarsi che non sempre le cose sono così complicate come sembrano e che possiamo fare molto di più di quello che pensiamo, anche nelle cose più semplici, come fare le faccende di casa. Mentre pulisco e spolvero il salotto, capisco quanto siano importanti le piccole cose quotidiane, perché spesso ci aiutano a uscire dai momenti bui e ci danno la motivazione di andare avanti. Quando riusciamo a mettere in ordine o a prenderci cura di qualcosa, anche se sembrano gesti semplici, ci sentiamo più forti, più speranzosi e pronti a superare le difficoltà. Questi piccoli momenti di cura e di ordine ci ricordano che possiamo rialzarci, trovare luce anche nelle situazioni più scure e continuare a credere in un domani migliore. Vorrei che anche voi ricordaste di celebrare i vostri piccoli progressi, di
che sono proprio quelli che ci aiutano a risollevarci e a raggiungere obiettivi più grandi. Ogni passo avanti, anche il più piccolo, ci avvicina di più ai nostri sogni e ci dà la forza di andare avanti. Prima di concludere, voglio condividere con voi una cosa importante. Di solito facciamo video motivazionali per cercare di darvi forza e ispirazione, ma anche io come persona ho i miei momenti difficili. Anche a me capita di sentirmi giù, di perdere la motivazione o di aver bisogno di un momento di pausa. Tuttavia, quello che ho imparato è che, anche nei momenti più complicati, posso sempre trovare un modo per uscire da lì, rifugiandomi in ciò che mi piace fare, come le faccende di casa, o circondandomi dalle persone a cui voglio bene. Sono piccole cose, ma sono quelle che mi danno la forza di andare avanti e di ricordarmi che non sono sola in queste strade. Perciò voglio dirvi che anche a voi, nei momenti difficili, potete trovare il vostro modo di reagire, di cercare conforto e di riscoprire la vostra forza interiore. Non dimenticatelo mai. Voglio condividere con voi, mentre raccolgo i canovacci e le tovaglie lavate dal balcone, un pochino come riesco a gestire il tempo tra lavoro, casa e famiglia. Penso a quanto sia importante trovare un equilibrio. Di solito, quando non siamo in vacanza, ci svegliamo molto presto, ma in estate, quando siamo tutti a casa, ci piace dormire. Solo io, con il caldo e i lavori di casa, approfitto delle mattinate fresche per fare le faccende. Così posso godermi anche un po' di relax e il primo caffè della giornata con la famiglia. Sistemare le cose al loro posto è un gesto che mi dà tranquillità e mi aiuta a sentirmi più serena, anche se la casa non è perfettamente pulita. Quando tutto è al suo posto, sembra sempre più ordinata e accogliente. Questo rende le pulizie meno pesanti. Ricordate, mettere le cose al loro posto e fare la differenza nella nostra giornata. Quasi sempre, quando prendiamo il caffè, organizziamo la nostra giornata, soprattutto se non abbiamo già programmi precisi da seguire. La routine del mattino è molto importante perché ci aiuta a partire bene e con calma. Per esempio, molte volte inizio la giornata preparando qualche lavatrice, lasciando che i letti e la casa prendano un po' d'aria, oppure mettendo in ordine la lavastoviglie. Queste piccole cose ci aiutano a sentirci più organizzati e pronti ad affrontare il resto della giornata. La routine mattutina ci dà una sensazione di controllo e molta più energia. Una volta finita la routine di tutti i giorni al mattino, usciamo. Sia per andare al lavoro o, come nel nostro caso, per passare del tempo di qualità con la famiglia. Anche i giorni più tranquilli possono essere produttivi per la nostra anima. Una passeggiata all'aria aperta, una colazione in un posto carino tutti insieme, sono momenti semplici ma belli che ci aiutano a sentirci più felici e rilassati. Questi momenti ci fanno sentire più vicini agli altri e ci danno energia per affrontare meglio il resto della giornata. Quando lavoro da casa cerco di organizzare bene le mie giornate.
dedicando momenti specifici alle pulizie e alle faccende domestiche, ma senza dimenticare di prendermi delle pause per ricaricarmi. E anche se lavoro fuori casa, finite le faccende riesco a dedicare del tempo speciale alla mia famiglia, perché anche loro sono una grande motivazione per mantenere tutto in ordine. Alla fine, trovare il giusto equilibrio tra lavoro, pulizie e famiglia ci aiuta a sentirci più felici e serene ogni giorno. Questa volta siamo andate anche dalle Merlin, cercando un pezzo di legno. È stato bello vedere tutte le cose diverse che ci sono in negozio e scambiare qualche consigli di gusti con mia figlia. Alla fine l'abbiamo trovato facilmente tra tanti altri materiali. Per fare le mie pulizie di casa ho trovato un mio sistema, che per ora, con i miei orari e le mie attività, funziona bene. Ho diviso la casa in due parti. Un giorno pulisco la cucina, la sala da pranzo e il bagno, anche se il bagno lo pulisco velocemente ogni giorno. Un altro giorno mi occupo delle camere, del corridoio e ancora del bagno. Durante queste pulizie faccio anche i compiti giornalieri o settimanali. Settimanali come cambiare le lenzuola, lavare il frigorifero o sistemare la dispensa. Giornalieri come rifare il letto, passare l'aspirapolvere sul pavimento, sistemare le stoviglie pulite. Quando ho un po' di tempo e sono carica, pianifico anche una pulizia più approfondita di qualche stanza. Il mio consiglio è di fare le pulizie un po' alla volta, senza cercare di fare tutto in una volta sola, perché così si evitano stress e si riesce a mantenere la casa sempre ordinata senza troppa fatica. Però il consiglio più grande che ti regalo oggi è di mettere le cose al loro posto. Non ti dico di nascondere tutto nell'armadio o di far finta che il disordine non ci sia, perché non serve. Si tratta di fare le cose con cura e di sistemare tutto subito dopo aver finito. Così la casa rimane ordinata e piacevole per tutti. È importante anche chiedere agli altri di aiutare, con gentilezza, quando serve. Ricorda che una casa pulita e ordinata si ottiene solo se tutti contribuiscono. E questo rende l'ambiente più bello e più facile da vivere per tutti noi. Il congelatore di questo frigo fa del ghiaccio
e oggi tocca toglierlo e pulire questo vano. Come sempre tiro fuori tutto e uso acqua e aceto per pulire bene e senza usare prodotti troppo aggressivi. Per queste macchie più fastidiose uso la pietra bianca, che aiuta a rimuoverle facilmente. È anche un detersivo ecologico e molto utile, soprattutto quando ci sono macchie difficili o calcaree. Le fa andare via senza fatica. Per finire rimetto tutto al suo posto e faccio andare il frigo normalmente. Lascerò il cuscinotto bello pronto pulendo il pavimento con la lava pavimenti. E lasciamoci aiutare, già sia delle persone che ci circondano, se non ce la facciamo, o dagli elettrodomestici. Oggi ci sono tanti strumenti e attrezzi che ci aiutano a fare le pulizie più facilmente e in meno tempo. Una delle pulizie che non faccio molto spesso sono le finestre. Di solito le pulisco bene una volta al mese o ogni 2 mesi. Fortunatamente in casa non abbiamo bambini piccoli, quindi le finestre durano più a lungo senza sporcarsi troppo. E quando piove stiamo attenti a chiuderle bene per evitare che si sporchino di nuovo subito. Per pulirle ho spostato le piante in modo da avere spazio e poi le pulisco con acqua e ammoniaco, che è un detergente efficace. Alla fine asciugo i vetri con un panno pulito e così restano belli brillanti e trasparenti. Abbiamo preso questo pezzo di legno per creare una piccola mensola dove mettere le piante, così avranno più spazio per crescere e stare bene.
Per proteggerlo l'ho coperto prima con del nylon e poi con questa carta. Ora le piante possono crescere meglio e hanno più spazio. E la finestra è tutta pulita ed entra più luce. Come vi dicevo prima, delegare i compiti è una buona strategia per avere una casa più pulita e in ordine. Sto tagliando un pomodoro e ho fatto del riso. Anche se oggi mia sorella mi ha lasciato fatte delle polpette, molto spesso fa mio marito da mangiare, perché a me non piace molto cucinare. Per quanto riguarda quanto durano le mie giornate, tra lavoro, faccende di casa e famiglia, penso che siano simili a quelli di tutti gli altri. La chiave sta nel riuscire a trovare un buon equilibrio, imparare a gestire bene il tempo e soprattutto essere pazienti con se stessi. Così si può affrontare tutto senza sentirsi troppo stanchi o sopraffatti. Spero di essere stata di buona compagnia. Spero anche che se è la prima volta che ci vedi, ti venga voglia di guardare altri video e di iscriverti al canale. Mi fa piacere condividere un po' di tempo con voi e spero che vi sia piaciuto questo video. A tutti voi che siete qua, vi mando un grande abbraccio e ci vediamo nel prossimo vlog di Wendy. Ciao!